Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. È di nuovo arrivato il momento di parlare dei miei prodotti preferiti del mese e noto con grande gioia che questo format continua a piacervi, anche se ho così l'impressione che su YouTube sia un po' meno popolare di un tempo, ma non importa, noi terremo alto il nome della categoria prodotti preferiti perché piace a voi e anche perché onestamente piace un sacco a me, non solo girare questo tipo di video ma anche guardarli, perché poi alla fine non è quello che facciamo un po' sempre fra amici, ovvero consigliarci cose che ci piacciono. Tra l'altro faccio una piccola premessa, anche se credo che non ce ne sia alcunissimo bisogno, ma tant'è, nessuno mi paga per parlare dei prodotti dei quali vi sto per parlare, li ho comprati tutti io con i miei soldi, anche perché a me chi me paga. Detto questo, partiamo con la prima categoria, che questo mese è la categoria della cura della pelle. Anche questo mese parto con il mio mantra, che ormai ripeto in ogni santo video, dei prodotti preferiti a partire da gennaio, ovvero da quando ho formulato il buon proposito del 2019, ovvero anche questa volta ho fatto del mio meglio per ridurre nuovi acquisti. Come sapete va sempre un po' a fasi alterne, giugno è andato, diciamo così, un po' 50-50. Perciò in questo video aspettatevi dei prodotti nuovi che però nella maggior parte dei casi ho acquistato perché avevo terminato quelli che utilizzavo precedentemente e poi una buona parte anche di prodotti che possedevo già e ho un po' riscoperto. Spoiler alert, la categoria della cura della pelle è composta da 3 prodotti e sono tutti e 3 nuovi. Subito la coerenza, prima di tutto. Va bene. Il primo è una crema da giorno, una crema viso da giorno della Filorga. Non sarà una grande sorpresa perché praticamente da quando ho scoperto questo marchio, credo l'anno scorso, non mi ha mai deluso e quindi cerco di provare tutti i prodotti nella loro gamma perché sono certa che ne troverò uno perfetto per me. E questo, devo dire, non è niente male, amici miei, ed è la crema NCTF Reverse, una crema anti-età con questo principio, non so se si dice principio, comunque con questa formula NCTF che è stata proprio brevettata dai laboratori Filorga, che mette insieme un po' tutto il best of the best, il meglio del anti-età, quindi acido ialuronico, collagene, vitamina H, vitamina A, vitamina E, insomma tutto quello che si può desiderare, ed è in effetti una crema anti-età che va anche a rimpolpare, tonificare e illuminare la pelle, praticamente l'optimum. Mi sta piacendo molto. Quello che mi piace poco invece della Filorga è che ci propone sempre questi packaging super plasticosi con un eccesso di plastica del tutto immotivato, perché poi in realtà la crema all'interno ce n'è più o meno, ce n'è nella fattispecie 50 ml. Tra l'altro vi dico subito che trattandosi di una crema anti-età ha un costo abbastanza alto, siamo intorno agli 80 e qualche euro, che però se conoscete un po' le creme anti-età sapete che i prezzi sono quelli, si scappa di poco oppure si sale anche a molto di più, quindi diciamo che tutto sommato non è male. Ha una texture abbastanza ricca, però non è fastidiosa da stendere perché si assorbe in un attimo, molto rinfrescante, e trovo che abbia dato degli ottimi risultati, perché ho notato che effettivamente la mia pelle sembra, meno a me, un po' più luminosa, un po' più tonica, e anche le piccole rughe si notano un po' meno. Come sempre niente di miracoloso, ma in linea di massima ho come l'impressione che da quando ho iniziato a usare le creme della Filorga la mia pelle abbia subito un leggerissimo miglioramento. Ditemi voi cosa ne pensate. In ogni caso questa consigliatissima, NCTF Reverse Filorga. Andiamo avanti. Un'altra delle mie fissazioni, e se mi seguite non solo qui su YouTube ma anche sulle mie stories di Instagram, sono le occhiaie e le borse sotto gli occhi, perché io me le vedo sempre gigantesche, proprio praticamente un panda. So che spesso chi mi vede dall'esterno mi dice: ma guarda, è una fissazione tua, ma non siamo un po' tutte così che ci fissiamo su un difetto e lo vediamo gigantesco? Fatto sta che ho detto e ho fatto questa introduzione per
così un po' fare da trade union con il prossimo prodotto, una maschera, o meglio dei patch per il contorno occhi. Ne ho provati 4 milioni, questo non è niente male, di nuovo della Filorga. Potevo non provare gli eye patches della Filorga? Certo che dovevo, no? Sarà san dire. Questi sono gli Optimize Patch, mi piacciono perché hanno una consistenza in gommina abbastanza spessa, che lì per lì mi hanno lasciata un po' perplessa, ma poi quando li ho provati invece sono spettacolari perché aderiscono perfettamente al contorno occhi, stanno su, non si muovono, anche se uno muove la testa, va avanti e indietro, stanno lì, mentre ci sono altri prodotti che appena abbassi la testa, plof, invece ti cade, quindi uno li può mettere su e fare cose. Sono in questa gommina morbidosa, bella spessa, nera, che sta su, aderisce alla perfezione, si tengono in posa, un grande classico, un quarto d'ora, ma sono molto comodi, e poi ho notato che vanno davvero a sgonfiare un po' le borse, come al solito nessun miracolo, però vanno un po' a sgonfiare le borse e anche a rendere meno evidenti le occhiaie, per cui ancora una volta consigliatissimi. Terzo e ultimo preferito di giugno è invece una crema idratante per il corpo della Sol Janeiro, gli stessi della Bam Bam o Boom Boom Cream. Questa è la versione travel size ed è la Acai, non so come si pronuncia, abbiate pazienza. Comunque facciamo conto che si dica Acai Body Cream, Body Power Cream, che è una versione alternativa della Bam Bam o Boom Boom, ma altrettanto tonificante. Il profumo è sempre spettacolare, questa volta ha una colorazione violetta, eccola, la stessa cremosità avvolgente e voluttuosa della Bam Bam Cream. Come dicevo, la profumazione è molto piacevole. La Bam Bam Cream era più sulla vaniglia, questa è più floreale, ma non saprei descrivere che tipo di fiore, comunque più floreale. Ha comunque le stesse caratteristiche molto positive, ovvero che va a rendere la pelle morbida, setosa, super idratata, insomma mi piace un sacco. La trovate da Sephora, io l'ho trovata soltanto in questa versione travel size, dovessi trovarla anche nella versione full penso che la comprerei perché mi è piaciuta un sacco. In generale queste creme corpo della Sol Janeiro mi piacciono un botto. Benissimo, siamo solo alla prima categoria, io ho già parlato praticamente 10 minuti. Complimentoni. Andiamo avanti, la prossima categoria è quella dei capelli. Vi ho già parlato più volte della Olaplex, questo brand specializzato in prodotti per capelli rovinati e del trattamento che potete fare dal parrucchiere e poi del mantenimento che si fa a casa, che è abbastanza rivoluzionario perché va proprio a ricostruire i legami dei capelli danneggiati, perché a forza di decolorazioni o comunque di calore i capelli vanno proprio un po' a svuotarsi e l'Olaplex li ricostruisce. Ora hanno lanciato tutta una serie di nuovi prodotti, fra i quali anche lo shampoo e il balsamo, e ho deciso di provare il balsamo, che tra l'altro trovate su Amazon. Non l'ho ancora detto, ma ormai lo saprete. Se qualcuno dei prodotti dei quali vi sto parlando vi sconfinfera, volete saperne di più o addirittura volete comprarlo, trovate sul mio blog la lista completa con di fianco i link che vi porteranno direttamente al sito di vendita. Lo faccio come un servizio così per la comunità, perché non so voi, ma io quando guardo un video dei prodotti preferiti e mi piace qualcosa non ho voglia di andare a cercarmelo e apprezzo tantissimo quando trovo il link sotto, e quindi lo faccio per questo motivo qua. Ripeto, nessuno me paga. Vabbè, il link invece al mio post dedicato, mi stavo dimenticando la cosa più importante, lo trovate o nella info box qui sotto questo video cliccando su mostra di più, trovate un sacco di informazioni varie, vi consiglio di farlo, oppure cliccando sulla i che è comparsa sopra la mia testa. Tornando invece all'Olaplex, ho deciso di provare, di testare il balsamo, che è il numero 5 Bond Maintenance Conditioner, che è appunto un balsamo che va un po' a mantenere, a fare da mantenimento al trattamento Olaplex iniziale, ma che funziona comunque
allo stesso modo anche se non avete fatto l'Olaplex. Un ottimo balsamo, si tiene in posa 3 minuti, quindi non troppo, perché io non sopporto i balsami che devi tenere su una vita e mezza, e va un po' anche a farmi da maschera idratante. I capelli risultano quindi districati, morbidi e setosi, e va appunto a rinforzarmi l'effetto del numero 3, che è invece il mantenimento ufficiale del trattamento Olaplex. Io ve lo consiglio. Come vedete il botticino è anche abbastanza grande, ne basta relativamente poco. Io l'ho usato 3-4 volte e l'ho praticamente appena scalfito, soprattutto perché ho tagliato i capelli, ce n'è bisogno di molto meno. Invece il prossimo prodotto che vorrei consigliarvi non è diciamo proprio un essenziale per i capelli, è più una cosa sfiziosetta. Siamo onesti, è anche l'acquisto compulsivo un po' di questo video, insieme a poche altre cose, forse un'altra. Che cos'è? È un Hair and Body Shine Mist della Way, ovvero uno spray che va a illuminare i capelli e il corpo, quindi si può usare, fammi capire, così per dare un po' di luce ai capelli quando sono particolarmente spenti, oppure sul corpo e gli dà così una botta di luce. Ha una profumazione piacevole. La Way in generale è un brand specializzato in prodotti per capelli, ma di taglio medio-alto, quindi diciamo che il prezzo non è proprio regalato, ed essendo una cosa sfiziosa io ve la consiglio perché l'ho trovata carina, e poi se c'è qualcosa che mi aiuta a dare un po' più di luce ai capelli ben venga, perché dopo mesi e mesi di capelli stopposi come la paglia, adesso proprio se posso avere un po' di luce deo grazie, ecco, tanto per spiegarvi. E questo conclude la categoria dei capelli. Passiamo alla prossima categoria, che è quella dei trucchi. Ma sì, dai. Da quando ho cambiato colore di capelli mi sta piacendo di nuovo molto un trucco più sulle tonalità del rosa, dell'amaranto, che prima invece quando i capelli erano biondi mi piaceva leggermente meno, e quindi ho un po' riscoperto due palette di ombretti che possedevo già ma che usavo molto poco, e invece adesso, diciamo nel mese di giugno, sono le palette che ho utilizzato ogni giorno. La prima è questa, Urban Decay, una sicurezza quando si parla di ombretti, la Naked Cherry, quindi la versione un po' più dai colori rosati della classica Naked. Ce ne sono diverse, anche la Naked Heat come sapete era una delle mie preferite, ma ha dei colori più sul rosso, sul mattone, sull'arancio. Questa invece è più sul rosato. Ci sono una serie di tonalità che mi piacciono veramente tantissimo, tipo Juicy, che è questo qui, un po' più sul rosino chiaro, che uso di solito come base, oppure questo Bang Bang, un metallico bello sparato, o ancora Turn On, di nuovo un metallico ma molto molto chiaro, e poi si va fino appunto a dei colori molto più intensi e molto più scuri. La uso tantissimo abbinandola con un'altra palette abbastanza ricca, questa volta però di Huda Beauty, che ho da un bel po' di tempo, che è la, come si chiama già? Rose Gold Edition, che mo ve faccio vedere, perché dentro ha un po' di tutto, ma anche questi colori un po' più sull'amaranto, ha questo fucsia che si chiama Flamingo, che è pazzesco, pigmentatissimo, una serie di metallici qua nella parte alta, alcuni più sul dorato ma altri tipo questo Angelic o questo Fling, che invece si adattano molto bene con le tonalità che sto usando in questo momento, anche un rosa antico che è questo Shy. Insomma, trovo che mixando un po' queste due palette si ottengano dei risultati molto molto carini. Il trucco di oggi l'ho fatto proprio con queste due palette qua. Abbinandole ottengo quello che per me è un risultato perfetto, ribadisco per me, e le sto usando tutti i giorni, quindi deo grazie a nessun nuovo acquisto nel mondo palette, perché ne ho già talmente tante che ogni volta che mi viene voglia di cambiare tonalità stai pur certo che qualcosa già lo posseggo. Una novità invece è questo mascara della Tarte. Stavo dicendo l'anno scorso, invece volevo dire il mese scorso vi avevo messo tra i preferiti il Found Sealer, se non ricordo male, ovvero il fondotinta correttore che mi stava piacendo un botto e mi piace ancora tantissimo.
Quando avevo preso il concealer avevo quasi completamente rimosso di aver acquistato anche questo mascara, che in realtà conoscevo già perché è un po' un loro cavallo di battaglia, il Lights Camera Lashes. L'avevo usato 1 milione di anni fa, o forse 2, quando ero stata in America l'ultima volta, e poi più niente. Quando l'avevo finito ovviamente non avevo più avuto modo di comprarlo. Quando ero alla cassa per pagare appunto il fondotinta in Francia, perché in Francia finalmente hanno la Tarte in vendita da Sephora, ho visto questo nella versione travel size e non ho saputo resistere. Mi piace molto, tra l'altro ha questo packaging molto accattivante, sembra quasi di pelle ma non lo è. Invece l'applicatore non è di quelli che normalmente amo, perché è con le setole non di plastica rigida ma quelle più classiche. Il risultato però che offre è molto naturale, va proprio ad allungare le ciglia senza renderle troppo intense, che è un tipo di look che mi piace molto. Quando si tratta di mascara amo di più la definizione e l'allungamento rispetto alle ciglia intense, effetto ciglia finte. Oggi vabbè, non si riesce a parlare, non importa. Ce l'ho su anche oggi, non so quanto vedrete, però vi assicuro che è molto molto carino. Lights Camera Lashes. Se capitate in Francia o in qualsiasi altro paese del mondo in cui vendono la Tarte, io vi consiglio di provarlo perché è un ottimo mascara. Bene, dai, sto cercando di essere un po' più concisa. Passiamo alla prossima categoria, che è quella, sì, degli abiti. Eccoci qua, categoria abiti. Come sapete mi risulta sempre tanto difficile non fare nuovi acquisti, perché ho una vera e propria ossessione da shopping, soprattutto per quel che riguarda gli abiti. Questo mese ho cercato di veramente controllare i miei istinti animali e ho portato a casa soltanto 2 cose, ma ne ho anche altre da mostrarvi che ho riscoperto e che, se non sono proprio disponibili nella stessa identica formulazione, se non sono proprio disponibili loro, troverò delle valide alternative. Ma iniziamo con le novità. Da Zara, che ormai quest'anno è diventato uno dei luoghi dove amo di più fare shopping, ho preso questa gonna super tropical con alcuni dei miei colori preferiti del momento, questi verdi belli accesi, questo blu elettrico e questo rosso. Bellissimi i colori come sono abbinati. Mi piace molto anche perché è leggerina, perfetta per l'estate, lo dico sempre, ogni stagione, quel che faccio vedere, perfetto per l'autunno, perfetto per l'inverno, però vabbè, è la verità, perché è molto leggera, molto morbida, molto casual. Mi sta piacendo tantissimo anche abbinarla con questi toppini rossi, proprio per una botta di colore, una botta di vita. La trovate in vendita in questo momento da Zara, spero, perché io l'ho comprata a inizio mese, ma mi auguro che sia ancora lì che vi aspetta. E poi un'altra novità è invece un prodotto un capo d'abbigliamento che ho preso a un mercatino e che è diciamo artigianale. Non so come altro definirlo. È un maxi mega super duper cardigan lunghissimo a strisce. Sapete che ho una passione per le strisce, in questo filato molto leggero, ma comunque la sera va benissimo, o comunque la mattina quando fa freschino. L'ho messo un sacco. Loro, ovvero chi ha creato questo cardigan, si chiamano Pole Filati, qualcosa del genere. Non credo che vendano online, ma io vi metto il link al loro Facebook, perché è l'unica cosa che sono riuscita a trovare. Fanno un sacco di cose molto particolari. Questo cardigan, come dicevo, l'ho visto a un mercatino, in realtà l'ho visto a un mercatino a maggio, ma ho iniziato a metterlo soprattutto a giugno. Mi piace un sacco perché appunto è larghissimo, lunghissimo, e mi sento protetta, soprattutto nelle giornate in cui appunto non mi sento proprio al massimo con me stessa. Mi piace avere della roba che mi fa quell'effetto copertina di Linus, e questo è proprio quella roba lì, molto molto carino. Poi ho 2 vestiti che invece sono riscoperte dagli anni passati, Blast from the Past. Un abito floreale di Lindy Bop, che se non lo conoscete è un sito inglese specializzato in abiti di ispirazione retro, come sapete è grandissima passione mia.
Abito florale con sfondo nero e di nuovo questi colori molto molto vibranti. Mi piace moltissimo il taglio perché trovo che stia molto bene su chi ha un fisico come il mio, quindi non proprio filiforme ma abbastanza con tanta roba, perché non segna i punti in cui sono più insicura, ma invece va a evidenziare la vita, il seno, insomma molto carino e va bene un po' per tutte le occasioni, da giorno, da cocktail. Io lo metto, per capirci, anche per andare in ufficio, ma questo vabbè, per dire. E poi ho un altro abito di ispirazione retro, questa volta di Collective, altro brand inglese, sempre sulla falsa riga di Lindy Bop, ma trovo che la qualità degli abiti di Collective, se posso permettermi, è leggermente superiore. Questo l'ho preso l'anno scorso e visto che l'estate a tutti gli effetti mi è cominciata, e dai, ed è tropicale. Bam! Questo vestito mi piace tantissimo perché incorpora, diciamo, un po' delle mie cose preferite. Manichina a sbuffo, spalle scese, evidenzia la vita, morbido, midi, quindi arriva un po' più giù, quasi, non quasi, al polpaccio, e questi colori molto vividi, molto vivaci, con uno sfondo verde che quest'anno sono abbastanza ossessionata dal verde, dal rosso, dai colori super vivaci, quindi l'ho un po' ritirato fuori dal mio guardaroba dell'anno scorso e ho iniziato a metterlo tantissimo. Questo, siamo onesti, non lo metto per andare a lavorare, ma nel weekend a morte sua. E poi ho questi adorabili bottoncini con sopra un'ancora super retro. Questo credo e spero che sia ancora disponibile in vendita. Quello di Lindy Bop forse non più, ma sicuramente avranno delle validissime alternative e io ve ne metterò almeno una sul mio blog, come sempre. Questo ci porta alla fine di un'altra categoria. Passiamo adesso alla categoria, diciamo così, scarpe, accessori. Facciamo random, va, perché c'è dentro scarpe e c'è dentro anche dell'altro. Quindi facciamo random. Bene, eccoci qua, categoria random, abbiamo deciso così poc'anzi di chiamarla, perché questo mese mi è di nuovo tornata la passione forte per le fasce per capelli, i fiocchi per capelli. Non l'avreste mai detto, vero? Ne ho tantissimi. Quest'anno tra l'altro i fiocchi, senza neanche volerlo, però sono molto di moda. Ho visto fiocchi un po' dappertutto. Certo, magari non proprio questa roba qua, uovo di Pasqua, che è un po' una roba che piace a me, però in generale sciarpine annodate con fiocchetto, vestiti con fiocchetto, cerchietti con fiocchetto mi stanno andando tantissimo e mi è tornata sulla voglia anche a me di mettere questi fularini, queste fasce. Ne ho diversi, non ho dovuto comprarne neanche uno perché, come forse avrete visto nel video con il tour del mio guardaroba, ho tutta una sezione di fularini vari ed eventuali, quindi sono andata a ripescare. Oggi per esempio ho messo su questo, nei giorni scorsi ne ho messi altri. Quando vado in ufficio magari non metto proprio il fioccone così, ma un cerchiettino, una cosina mi piace sempre, e soprattutto da quando ho tagliato i capelli, perché trovo che gli diano una botta di vita in più. Io ho una grande passione per le capocce tante di capelli, cosa che non ho, ci metto del mio per cercare di. Un bel fiocco fa sicuramente aiuta, ecco, diciamo così. Poi invece, saltando di palo in frasca, sto per consigliarvi una cosa che, me l'avessero detto ma non più tardi di 2 mesi fa, avrei risposto cosa? E invece, signori miei, sono io, proprio io, che sto per mostrarvi tra i miei preferiti del mese delle Birkenstock. Delle scarpe che ho odiato per tutta la mia vita, finché, per sempre grande coerenza personale, la mia osteopata mi ha detto: guardi signora carissima, lei che ha tutti sti problemi, che è sempre cionca, un mese sì e un mese no, ha al luce valgo, problemi come appoggi piedi, insomma ne ho un po' di tutti i tipi di problemi ai piedi.
secondo me lei dovrebbe proprio provare le Birkenstock. E io rispondo, ma manco morta. E lei mi dice, ma mica andare in giro se non le piacciono, che però, ascolti me, sono carine anche poi quando poi le prova, si fidi, bla bla bla, ma almeno in casa. Io di solito in casa invece vado scalza. E allora vabbè, mi sono comprata ste Birkenstock, le ho prese molto molto basic, pensando le metterò solo ed esclusivamente in casa. E invece no, invece ci aveva ragione lei, perché poi una volta che le provi è proprio difficile togliersele ste diavolo di Birkenstock, e per quanto non siano proprio dal punto di vista estetico il meglio del meglio, devo dirvi la verità, ci sono pure dei sandali molto più brutti. E quindi le ho messe soprattutto da quando il tempo mi è virato alla caldazza, un bel po'. La prima volta, voglio essere onesta, le avevo in casa, sono scesa a comprare tipo il latte, ho detto ma che me frega, scendo con le Birkenstock. E vabbè. La seconda volta dovevo andare a cena dalla mia amica Alessia e ho detto vabbè, siamo fra di noi, c'ho le Birken, ma chi se ne frega, le tengo. E poi ho iniziato a metterle invece proprio dai, con grande convinzione. E quindi ragazzi, Birkenstock, non avrei mai detto, ma la vita è bella perché sa sorprenderti. E adesso passiamo all'ultimo random, l'ultimo prodotto di questa categoria. E di nuovo mi è un prodotto per capelli, forse potevo metterlo nella categoria di prima, forse sì, ma non importa perché è finito in questa. Sto parlando di un arricciacapelli, non è una novità, è un aggreggio che possedevo da milioni di anni, che avevo smesso di usare perché coi capelli più lunghi mi faceva quel ricciolo alla Shirley Temple, quel ricciolo proprio che era un po' troppo, un po' cherubino, no? Un po' quella roba lì, anche no. Invece da quando ho tagliato i capelli, la ricciacapelli che usavo normalmente, che appunto è un po' più grande, mi faceva un boccolo che rispetto alla lunghezza del capello non stava bene. Facciamola, cioè, dai, strigne. E quindi ho ripreso questo che mi sta piacendo di nuovo un botto, ed è la Remington. Comunque sono più che certa che ne troverete a bizzeffe di questi arricciacapelli fatti appunto con questa forma conica. Questo è in ceramica, quindi non va a rovinare troppo i capelli. Cercate sempre di scegliere dei prodotti di marche buone, perché il calore già li rovina i capelli di suo. Cerchiamo almeno di usare degli attrezzi un po' che vadano bene. Questo l'ho comprato anni fa, l'ho usato 1 milione di volte alla temperatura regolabile. L'unica cosa che non mi fa impazzire è che mi ero abituata che l'altro arricciacapelli aveva, sapete, quella parte pinza, diciamo così, che ferma il capello. Questo invece lo devo fare così, tenendolo fermo e sperando di non ustionarmi le dita, perché c'ha il suo guanto che però ho perso anni e anni fa e comunque non l'ho mai usato manco prima. In linea di massima però appunto, se avete dei capelli un po' più corti, secondo me funzionano meglio questi arricciacapelli qui. E tra l'altro spesso mi dicono ma dai, sei andata di nuovo dal parrucchiere? No, li ho fatti io, è la gioia che mi riempie il cuore. Bene, siamo arrivati così anche alla fine della categoria dei random, ne resta solo più una, e anche questo mese, evviva, mi sento di dire proprio evviva, ho un libro da consigliarvi. Il libro che vorrei consigliarvi questo mese l'avevo comprato tipo a settembre dell'anno scorso e poi però non l'avevo mai letto. Un libro che avevo preso a Francoforte, così per darvi un po' di background, in inglese. Forse sapete che ogni tanto mi piace leggere libri in inglese per cercare un po' di mantenerlo fluido, e avevo preso appunto, forse all'aeroporto se non ricordo male, questo che sono The Accidental Further Adventures of the 100-Year-Old Man di Jonas Jonasson. Chissà come si intitola in italiano, comunque è il seguito del libro Le avventure del centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Spero di aver detto il titolo in italiano in modo corretto. Ci hanno fatto su anche un film
Io ovviamente avevo già letto il primo e vi consiglio, se volete leggere questo, di partire dall'altro perché sono collegati, e già il primo era un libro spassosissimo nel quale si raccontava per l'appunto la storia, le avventure di questo centenario che scappa dalla casa di riposo e al quale succedono le cose più bizzarre, e durante la narrazione del primo libro scopriamo anche un po' la vita di questo centenario che, in quanto centenario, mi ha vissuto un po' la qualunque e un po' in stile Forrest Gump è stato anche, come posso dire, protagonista della storia, conoscendo due presidenti americani, Stalin, Franco in Spagna, gli succede un po' di tutto, lavora come tecnico nucleare, insomma veramente la qualunque, pur essendo a tutti gli effetti fin da bambino un personaggio quantomeno pittoresco che dice tutto quello che pensa e che vive alla giornata senza mai porsi troppe domande, che vi dirò non è niente male, anche perché il nostro Alan Carlson, l'ho detto malissimo, Alan Carlson, gliene capitano un po' di ogni. Nel secondo libro, sempre di Jonas Jonasson, tra l'altro scritto a parecchi anni di distanza dal primo, lo ritroviamo, il nostro carissimo centenario, che a questo punto ha 101 anni e di nuovo gliene capita di ogni. Questa volta Jonasson ci racconta però la politica, il mondo politico, il mondo contemporaneo, e di nuovo il nostro Alan però riesce a infilarsi nelle situazioni più assurde. Si trova per esempio a Pyongyang nella Corea del Nord per puro caso, sempre per situazioni assurde, e Kim Jong-un sta facendo un po' questa lotta psicologica sul nucleare con Trump. Siamo in quegli anni lì, che sono anni appena trascorsi. Scopre appunto che il nostro Carlson, il nostro Alan, è uno specialista del nucleare e per salvarsi un po' la collottola finge di aiutarlo. Poi riesce come sempre a svangarla, tutto questo sempre con il suo fidatissimo amico Julius, molto più giovane, quindi settantenne, che viaggia sempre con Alan e subisce un po' le avventure dell'amico, a volte mal tollerandolo, ma poi al tempo stesso dandogli un po' il là e facendogli da spalla nelle situazioni più inverosimili. Alan, anche in questo libro succede la qualunque, è scritto molto molto bene, con una ironia che apprezzo tantissimo, e descrive molto bene e anche in modo molto ficcante alcuni dei protagonisti della storia contemporanea. Ve lo consiglio tantissimo, è disponibile anche in italiano, ora non so esattamente come sia stato tradotto, ma come sempre vi metterò il link sul mio blog. E anche per oggi siamo arrivati alla fine di un video dei prodotti preferiti del mese, come al solito lungo. Se è cambiata la luce è perché fuori sta per venire giù il finimondo. Bene, facciamo finta che non sia così. In ogni caso io spero che i suggerimenti che vi ho dato in qualche modo vi abbiano interessato. Se così è, vi ricordo ancora una volta sul blog la lista di tutti i prodotti menzionati con link diretti, il link al mio blog nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra. Direi che per oggi non c'è altro, ma chiaramente se non l'avete ancora fatto cosa aspettate? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!